Miei prodi camminatori, oggi parleremo di tutto quello che c'è da sapere sulla Via del Sale. Bene ragazzi, questa è una guida pratica, quindi bando alle ciance, iniziamo subito a parlare di quelli che sono i dati effettivi. Sono circondato da zanzare oggi, i dati effettivi del percorso. La Via del Sale è un percorso, un cammino di 90 km che si sviluppa tra Varzi in Lombardia e Portofino in Liguria. La peculiarità di questo cammino sta proprio in questo, cioè che partiamo dalla parte nord dell'Appennino Ligure e lo attraversiamo in maniera trasversale fino ad arrivare al mare. La suddivisione ufficiale è di 4 tappe di difficoltà escursionistica. Abbiamo un dislivello totale in salita di 3.920 metri ed un dislivello in discesa di 4.310 metri. Tocchiamo un'altezza massima di circa 1.700 metri, invece una minima di 0. E beh certo, finiamo al mare. Passeremo attraverso 4 regioni che sono Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. Il percorso è ben tracciato, difficilissimo perdersi, non sono presenti tratti particolarmente esposti, però le tappe sono molto impegnative a livello fisico, quindi diciamo per affrontare questo cammino un minimo di preparazione, nel senso dovete essere un minimo in forma per prima di partire, insomma non partite proprio dal divano ai 1700 metri in un giorno. Se vogliamo fare un paragone, chi di voi ha fatto il Cammino di Santiago o la Via degli Dei è molto più impegnativo a livello fisico come tappe del Cammino di Santiago, è un leggermente più impegnativo della Via degli Dei. Come sempre il mio consiglio è quello di stare attenti al peso dello zaino. Smettetela di mettere nello zaino le vostre paure, portate soltanto ciò che siete certi di dover utilizzare nei giorni di viaggio. Poi se qualcosa servirà in più lo troveremo per strada, quindi non vi preoccupate. Assolutamente necessarie scarpe da trekking, come potevate immaginare, o da trail running, e vi consiglio anche di portarvi una bella giacca a vento perché sui crinali, insomma, un po' di venticello lo beccate sicuro. Ci troviamo al di sotto dei 1700 metri, quindi è un cammino che si può fare praticamente per tutto l'anno, condizioni meteo permettendo. I periodi migliori per farlo sono sicuramente l'inizio della primavera, fine autunno, come per tutti i cammini, ma io l'ho fatto ad agosto, in pieno agosto, e devo dire che a parte qualche tratto a bassa quota, ma non ho sofferto neanche tantissimo il caldo, quindi si può fare tranquillamente anche in estate. Alcuni miei amici escursionisti mi hanno però confessato che a causa pioggia hanno trovato un sacco di problemi con il fango durante questo cammino. Quindi, consiglio spassionato, se prima di partire vedete che 3 giorni su 4 piove, magari posticipatelo il cammino, va? Potete raggiungere Voghera in treno e da lì c'è un bus di linea che è collegato con Varzi. Io sinceramente ho preferito partire direttamente da Milano, c'è un bus che parte da Porta Garibaldi e vi porta direttamente a Varzi, però fate voi. Per tornare a casa avete varie possibilità. Se dovete tornare verso Roma vi consiglio di arrivare alla stazioncina di Rapallo e da lì prendere il treno diretto per Roma. Se invece dovete andare verso nord, quindi diciamo verso Milano, c'è la stazioncina di Santa Margherita Ligure che ha il treno direttamente per Milano. Chi di voi mi segue da un po', chi invece ancora non mi segue, iscrivetevi a questo canale, dai, su, è gratuito, cliccate, c'è pure la scheda qua in alto, dai, basta che cliccate. Dicevo, chi mi segue da un po' sa quanto io sia allergico ai percorsi preconfezionati, però devo dire che la suddivisione in tappe ufficiale della Via del Sale mi piace molto, anche perché non sono poi le varianti possibili, non sono poi tante le varianti possibili che possiamo fare se vogliamo dormire in strutture. La prima tappa va da Varzi a Capanne di Cosola, sono 1700 metri di salita, 630 di discesa per 21 km di tappa. Infatti questa tappa l'ho soprannominata la Via del Sali. La seconda tappa va da Capanne di Cosola a Torriglia, sono 24 km per 1780 di discesa e 1050 di salita. Terza tappa da Torriglia a Uscio, 826 metri di salita, 1210 di discesa per 25 km. Ultima tappa da Uscio a Portofino, abbiamo solo 18 km ma con 690 metri di salita e 1070 di discesa. Se avete una certa dimestichezza con i dislivelli avrete intuito che le tappe non sono mai troppo lunghe, la più lunga è di 25 km, ma quasi tutte hanno un dislivello abbastanza impegnativo.
Ora vediamo le possibili variazioni a questa suddivisione. Allora, la prima tappa è indivisibile secondo me, nel senso che, a parte se non decidete di bivaccare da qualche parte all'aperto, non ci sono tappe intermedie. Incontriamo il paesino di Castellaro, ma è molto vicino alla partenza, quindi non avrebbe molto senso fermarsi già lì. È una tappa secondo me da fare tutta d'un fiato. La seconda tappa invece è possibile dividerla in due. Abbiamo precisamente Casale del Romano, dove si può sia dormire che mangiare, quindi si può tranquillamente spezzare questa tappa in due tappe. Per quanto riguarda la terza invece incontriamo qualche frazione di paesini lungo il percorso, ma credo che se vogliamo dormire in un hotel o in un B&B dobbiamo allungarci leggermente e fare una deviazione fino a Bargagli. La quarta è già breve così, quindi 18 km, fateli tutti di un fiato. Tra l'altro poi andrete dritti verso il mare, quindi dai, si può fare. Possiamo quindi concludere dicendo che l'ideale sarebbe farla in 4 giorni. Se volete potete anche dividerla in più tappe, arrivando fino a 6 giorni. Poi ci sarà sicuramente qualcuno che vorrà farla tipo in 48 ore, però come dico sempre io, se hai fretta è inutile che fai un cammino, prendi un treno, fai anche prima. Dove dormire? Prima di aprire il discorso sul dove dormire dobbiamo specificare se vogliamo dormire in struttura, se vogliamo dormire in tenda, se vogliamo fare bivacco libero o se vogliamo fare una versione ibrida di tutte e tre. Insomma, dovete prima farvi un'idea su che tipo di cammino volete affrontare. Per quanto riguarda Varzi, avete una valanga di strutture fra cui scegliere. Insomma, vi metto una lista in descrizione, ci sono agriturismi, hotel, B&B, c'è l'imbarazzo della scelta. All'arrivo invece della prima tappa il numero di strutture diminuisce drasticamente, però proprio sul percorso c'è l'hotel ristorante Capanne di Cosola, che tra l'altro sta anche implementando il numero di camere, quindi non dovreste avere alcun problema a trovare posto lì. Mi raccomando, prenotate sempre perché non sono tantissimi i posti, quindi prenotare è una prerogativa di questo cammino. La cittadina di Torriglia invece offre varie possibilità. La struttura più sul percorso, la più vicina, è sicuramente Molino del Lupo, mentre abbiamo anche il B&B Villa Tiffany, che non è proprio a Torriglia sul percorso, ma è poco distante, e comunque loro offrono un servizio navetta gratuito. No, comunque vi volevo far vedere che questo non è un brufolo, sono le zanzare che mi stanno massacrando, ma porca troia, ma cos'è oggi? No, lo so che cos'è, che ha piovuto e quindi si sono moltiplicate. Siccome siamo a novembre, ma sembra, non lo so, in pieno luglio qui in Puglia, le zanzare continuano a spadroneggiare come se fosse, non lo so, agosto praticamente. Madonna. In centro a Torriglia ci sarebbe anche l'albergo della Posta, ma devo dire che la mia esperienza è stata alquanto bizzarra. Perché, vabbè, ve la racconto, ho provato a telefonare molto prima, un mesetto prima circa della partenza, e ho detto guardi vorrei prenotare una stanza per giorno tot, e lui mi ha risposto ma io non lo so se giorno tot quella stanza ce l'ho libera. Ho detto vabbè, se non ha altre prenotazioni prenda la mia nel frattempo. No, allora facciamo che non ce l'ho. Non l'ho capito, quindi lasciate perdere l'albergo della Posta. Una chicca invece da segnalarvi vicino Torriglia è il B&B Case Poggio. È sempre fuori percorso, nel senso non lo trovate proprio sulla strada, però anche loro offrono servizio navetta, però a pagamento. Ma la loro casa sembra, hanno 2 stanze, hanno pochissimi posti, ma sembra uscita da una fiaba. Sono Giuseppe e Livia, io li ho conosciuti, 2 persone meravigliose, quindi proprio come esperienza ve la raccomando. Si stanno anche attrezzando per fare glamping, non so se l'anno prossimo ce l'avranno o se già si sono attrezzati, ma quando ci sono passato io si stavano ancora attrezzando. Le zanzare continuano a girarmi intorno, ragazzi, è una tortura girare sto video oggi. Anche Uscio è ben fornita di B&B e hotel, quindi vi metto una lista in descrizione. Per quanto riguarda Portofino, come potete immaginare, se non volete rimetterci un rene, dovrete prenotare con largo anticipo e magari cercate di beccare qualche offerta interessante. Se invece di concludere a Portofino volete concludere a Rapallo, come abbiamo fatto noi tra l'altro, vi consiglio un B&B sul percorso che si chiama Grea. Sono 2 giovani ragazzi, hanno una struttura bellissima, hanno anche 2 asini, 3 cani e
hanno anche una yurta, che è una specie di tenda tipi, ma molto più figa all'interno, quindi anche quella un'esperienza da provare se potete. Non ci sono tariffe agevolate per i camminatori, purtroppo, e tutti i rifugi che abbiamo incontrato nel 2021 erano totalmente chiusi. Magari voi sarete più fortunati. Per chi invece vuole fare questo percorso viaggiando in tenda, allora si può bivaccare, i posti per bivaccare ci sono, dovete solo organizzarvi un attimo, magari avrete qualche piccolo problema con l'acqua, lo vediamo nel prossimo punto, ma in generale un'altra opzione è quella di contattare le strutture e chiedere se vi lasciano la possibilità magari di montare la tenda lì vicino e fargli usare il bagno. Anche questa potrebbe essere un'idea. Purtroppo non ho visto molti camping lungo il percorso, forse solo uno ne ho visto, quindi dovete un attimo arrangiarvi, però già se volete viaggiare in tenda credo sia nell'ottica quello di arrangiarsi un po'. Acqua, punto dolente di questo cammino. Purtroppo le fonti sono davvero poche, soprattutto durante la seconda tappa troverete una fonte alla partenza e una fonte quasi vicino all'arrivo. Quindi mi raccomando, prima di partire fatevi bene i conti, portatevi dietro qualcosina in più di acqua e considerate la temperatura della giornata. Se è una giornata molto fresca magari potete risparmiare qualcosina, se fa molto caldo non siate avari nelle scorte d'acqua. Vi segno naturalmente tutti i punti d'acqua su una traccia GPS, la caricherò sul sito del Cammino del Cretino, abbiate pazienza se non la trovate subito, ci sto lavorando. Per quanto riguarda il cibo invece non avrete nessun tipo di problema, tutti i B&B in cui dormirete offrono più o meno un servizio ristorante e se chiedete gentilmente vi preparano anche un pocket lunch per il giorno dopo, quindi pranzo al sacco, cena potete tranquillamente mangiare fuori. Poi se proprio siete terrorizzati dal morire di stenti vi consiglio sempre di portare un po' di frutta secca, magari della carne essiccata o una razione di emergenza. Ci ho anche fatto un video da poco, quindi una bella barretta di razione di emergenza. Quanto costa fare la Via del Sale? Ok, questo dipende molto da dove deciderete di dormire, che è la spesa maggiore naturalmente di tutto il cammino. Noi l'abbiamo percorso ad agosto, quindi alta stagione, in due, dormendo tutte le notti in struttura e cenando nella struttura dove dormivamo, e abbiamo speso circa, cioè complessivamente tra cena, pernottamento e anche il pocket lunch per il giorno dopo, abbiamo speso circa tra i 50 e i 70 euro a testa al giorno, esclusi viaggi naturalmente per arrivare lì o per tornare indietro. Quindi possiamo dire che per 4 giorni ci vogliono circa 250-300 euro a testa, esclusi viaggi. Il discorso cambia naturalmente se decidiamo di dormire in tenda o di bivaccare. Secondo me andate a risparmiare circa la metà, cioè quindi andate a dimezzare le spese dormendo in tenda. Se invece poi decidete addirittura di portarvi appresso cibo disidratato, roba, cioè, non lo so, qualcosa da mangiare al volo anche di sera, allora lì veramente potreste spendere pure 10-15 euro al giorno, va. Però devo dire un però. Io credo sempre che fare un viaggio, fare un cammino vuol dire anche scoprire un posto a 360 gradi, quindi vada per dormire in tenda e chi se ne frega degli hotel che sono più o meno uguali in tutto il mondo, ma il cibo secondo me è una componente importante, quindi ok il pranzo al sacco, ma almeno la sera godetevi una bella cena, anche perché si mangia davvero bene. Il percorso è segnato davvero bene, veramente impossibile perdersi. Lungo il percorso troverete o i cartelloni con scritto Via del Sale, oppure la sigla VM che sta per Via del Mare. I segnalini sono i soliti, bianchi e rossi, quelli del CAI praticamente. Come al solito vi consiglio di scaricarvi la traccia GPS, la caricherò sempre sul sito a breve del Cammino del Cretino, andateci, e la potete aprire. Vi consiglio 2 app, una è Locus Map per Android oppure Outdoor Active per iOS. Su entrambe queste 2 app
app ci ho dedicato un video, quindi se non sapete come utilizzarle, guardate questi video, ve li metto in descrizione e anche stanno scorrendo in sovraimpressione di qua in questo momento. Andatevi a recuperare questi due video e vi spiego precisamente tutto quello che dovete sapere per utilizzare queste app. Ma se proprio non vi fidate e pensate di perdervi, guarda, vi metto pure la guida cartacea di Gianni Amerio, link in descrizione, e ve la comprate. Oddio, sto video sta durando un'ora! Beh, le cose da dire erano tante, spero di aver fugato ogni vostro dubbio. Iscrivetevi al canale, condividete questo video con un amico con cui vorreste fare, con un'amica con cui vorreste fare la via del sale. Se avete altri dubbi scrivetemi pure in descrizione o anche per insultarmi. Ora preparate lo zaino e partite, dai, basta, ho detto veramente tutto. Ci vediamo settimana prossima, ciao!